Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere come sarà questo mese di giugno 2024, andiamo a vedere quali sono le grandi linee guida nei vari settori della tua vita. Analizzeremo prima la parte generale, sia con l'oracolo che con i tarocchi, poi il lavoro, la creatività e poi l'amore, ok? Allora, mettiamo 3 carte guida per le suddette aree. 3 carte guida, cancro, allora, a livello generale, lavoro, creatività, talenti, amore, ok, e poi ci mettiamo una carta jolly che leggeremo alla fine come anello, come collante di tutto, per te come missione in questo mese. Allora, ok, allora il lavoro lo mettiamo qua, l'amore la mettiamo qua e andiamo ad analizzarci la parte generale. Cancro, la porta magica, succede qualcosa di inaspettato. Qualcosa di inaspettato a livello generale, come se fosse una magia. Cos'è una magia quando appare davanti ai tuoi occhi? Qualcosa che ti stupisce, qualcosa che ti stupisce e non te l'aspettavi, qualcosa di wow. In ambito generale, io credo che abbia a che fare anche con un diverso approccio tuo alla realtà. Sappiamo che il mago, il creatore, è colui che passa da vittima, cioè subisce gli eventi, a quando si allea agli eventi. E quando diventa il creatore consapevole, sa che tutto ciò che crea lo crea lui a livello consapevole e riesce a integrarne le forze, cioè il Dio che gli arriva incontro. Ok, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Vediamo. A livello generale, cancro. Cosa accade alle mie ragazze e ai miei ragazzi del cancro a livello generale con la porta magica? Stavo uscendo un 4 di coppe, partiamo da un po' di noia emozionale, vediamo. Vediamo cosa succede. Questa magia, vediamo. 4 di denari, il matto, 9 di denari, nel lavoro va benissimo. Mi dicono che se abbiamo avuto una situazione di ristrettezze fino a poco tempo fa, mi dice che c'è un cambio qua a livello lavorativo, una magia, un nuovo cammino, il matto, 9 di denari, qualcosa che ti porta, ti frutta proprio bene a livello lavorativo. Ok, mettiamo le 2 altre. Può essere un nuovo cammino a livello lavorativo che ha a che fare con un nuovo inizio, un nuovo lavoro, qualcosa di nuovo. Ok, vediamo ancora. Cavaliere di spade. Assolutamente sì, c'è il giudizio. In ambito lavorativo mi parlano di comunicazioni o una discussione che porta a una rinascita completa nel lavoro. Ti trovi ad avere notizie sul piano lavorativo o sul piano proprio del profilo tuo personale psicofisico che ti porta ad aprirti. Ti vedo contenta, contento, un atto magico succede qua. Il giudizio mi parla di rinnovamento, di una chiamata all'improvviso. Il Cavaliere di Spade è una chiamata all'improvviso col giudizio, no? Qualcosa che arriva all'improvviso, che si tratta di un nuovo cammino in ambito lavorativo, a livello psicofisico. Molto forte questa stesa, eh? Vediamo un po'. Energia positiva per te, giugno. La regina di coppe, qua ci sei tu, cancro. Che tu sia uomo o donna non importa. E tutto a tuo favore. Tutto a tuo favore nell'ambito descritto. Ti vedo anche molto creativa, molto creativo, intuitiva, intuitivo, le tue intuizioni ti guideranno, mi dice. Vediamo ancora, al lato, quale può essere la carta negativa? La regina di denari. Qua c'è per alcuni di voi un progetto nuovo,
per cui è come se eravate stanchi di attendere questa cosa nuova, mi spiego? Eravate stanchi di attendere questa cosa nuova o un nuovo inizio sul piano professionale, lavorativo, vostro personale, eravate come se aveste perso un po' la pazienza, ma è come se vi rinvigoriste in questo giugno 2024, eh? Va bene ragazze e ragazzi? Ok. Sì, ti dicono la pazienza la ritrovi, perché arriva una notizia che stavi aspettando e stavi perdendo la pazienza. Fortissima questa stesa, eh? Ok ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere adesso di analizzarci il lavoro, già ce l'hanno parlato qua, vediamo un po' dove mettono l'attenzione. Allora, lavoro, cancro, giugno 2024, la porta santa, sì, mi dicono c'è qualcosa di nuovo che però implica il fatto che tu ti devi mettere alle spalle un passato, un vecchio modo di agire, una vecchia situazione che non riuscivi a lasciare andare. C'è qualcosa di nuovo ed è ampiamente ben aspettata questa cosa. Però c'è un però. Ti devi mettere alle spalle qualcosa. Andiamo a vedere di che si tratta. Vediamo. Lavoro, cancro. Situazione attuale nel lavoro. 6 di denari, ti vedo lavorando, ti vedo concentrata sulle tue cose, ti vedo stare bene, cioè con le tue cose, lavorando, dedicandoti molto al lavoro. Cosa succede nel mese di giugno 2024 per il cancro? O questo può anche essere, ti vedo stare bene, potresti stare meglio, però ti vedo stare bene comunque, ok. Concentrato sulle tue cose. Vediamo cosa succede giugno 2024. La luna, qua ci sei tu. Ah, 5 di bastoni. Il mondo. Si apre una nuova tappa. Che nuova tappa è? Che tappa porta il mondo? 5 di denari. Guarda, qua succede qualche cosa. C'è un posto di lavoro, qualcosa all'interno del contesto lavorativo. Io qua vedo discussioni con qualcuno e si apre una nuova tappa. Perché si apre questa nuova tappa? Perché qua il 5 di denari mi parla del fatto che è come se non ti sentissi, come se non ti danno valore dove stai, o come se mi parla del fatto che ti puoi far valere all'interno del contesto lavorativo per richiamare il tuo valore. Vedi la stella richiamare il tuo valore. Succede qualcosa. Di che natura è questo? La luna e il 5 di bastoni. La ruota della fortuna. Allora, io vedo qua va tutto bene, all'improvviso c'è un cambio generato che ti porta un po' di paura, non saper che fare, delle discussioni sul piano lavorativo. Queste discussioni, qua mi parla del mondo, avranno una fine, si metterà alle spalle una situazione in cui in queste discussioni ti senti che non ti danno valore, e arriva una nuova tappa, quindi la porta santa mi dice, come abbiamo visto dall'altra parte, arriva qualcosa, ma tu devi essere disposta a far valere il tuo valore. Vediamo cosa c'è dopo il mondo. Vedi il 6 di coppe. Dopo il mondo vedo che le situazioni tornano serene. 6 di coppe è un'energia emozionale bella, no? Le situazioni tornano serene. 10 di coppe, ti vedo felice. Ti dico anche, grazie a questa discussione che accade, questa tensione che c'è. È come se tu, qua sei la luna, cancro, no? Rivendicassi qualcosa, non riuscissi a venirti incontro con delle persone, tutto d'un tratto succede questa cosa. Però che succede? Che tu ti farai valere con il mondo, c'è il successo per il fatto che in questa circostanza non ti tengono in conto del valore che hai, e vedo che le cose poi si risolvono. Vediamo un po' carta positiva per te nel lavoro. 2 di spade, carta positiva. Potresti avere dei dubbi su che cosa hai scelta fare, una confusione, ma il 2 di spade mi dice al positivo che questa confusione te la metti alle spalle, non ci sarà più. Perché il 2 di spade? Cancro, lavoro. Il 9 di spade, potresti avere preoccupazioni, ansia, non saper che fare rispetto a questa discussione. Io ti dico che te la metti alle spalle. Te la metti alle spalle. Vedi il 9 di denari?
la regina di coppe, bisogna avere un po' di pazienza e te la metti alle spalle, segui la tua intuizione perché arriva il tuo meritato successo qua in questo mese, grazie a qualcosa che accade. Te lo dicevo prima con la porta santa, eh? Ok, vediamo cosa ti dice l'oracolo. La tempesta, vedi la tempesta perfetta è il coraggio di entrare nella vita. Qua ti viene chiesto del coraggio per andare incontro al tuo valore. Cos'altro? Lavoro, cancro. E una nuova vita, che ti ho detto? Grazie a quello che accade ci sarà una nuova vita che ti porta a una nuova tappa. Si mettono alle spalle i dubbi, le preoccupazioni. Assolutamente sì. Una nuova vita, ragazze mie e ragazzi. Quindi, ragazze e ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Adesso analizziamo l'amore. Vediamo un po' cosa accade in amore. Allora, vediamo amore. Cancro, giugno 2024. La porta dell'orizzonte. Questa carta mi parla di una nuova fase della tua vita a livello emozionale. E questa carta ti esorta a non scoraggiarti del cammino che porta al sole, perché il cammino stesso è la meta. È come se finalmente l'orizzonte, delle cose si schiariscono, delle cose tornano in equilibrio, ti vedo più serena, più sereno, finalmente l'orizzonte. Però adesso ci analizziamo con i tarocchi cosa accade nello specifico. Vediamo un po', cancro. Allora, situazione attuale per il cancro nell'amore, situazione attuale, come stanno le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro nell'amore? Il Papa. Allora, in questo momento qua c'è l'energia di una persona, puoi essere tu o la tua persona di interesse se c'è. Vedo l'energia tua, ripeto, può essere anche di un'altra persona, io parlo in questo, può risuonare a specchio, no? Sei molto responsabile in questo momento, hai a che fare con le tue responsabilità, le tue cose e sei anche molto esigente in amore. Sei anche molto esigente, stai avendo a che fare con le tue responsabilità, il tuo lavoro, i tuoi figli, la tua casa e sei molto esigente in amore. Qua il 7 di denari è come se stessi aspettando l'amore, nel frattempo sei molto esigente, ti dedichi alle tue cose, oppure c'è un'attesa con una persona che magari è a distanza e che è una persona che ha da fare delle responsabilità. Forte il segno del toro. Vediamo cosa succede nel mese di giugno 2024 per il cancro. Cavaliere di denari, 4 di denari, il sole, wow! Allora, per coloro le quali stanno già insieme a una persona, io vedo che tutto procede bene e c'è molta felicità. Per chi sta già insieme a una persona, per chi invece ha una persona di interesse, io qua vedo che le cose, per motivi di responsabilità tua o di questa persona, può andare un po' più lenta la cosa per motivi di queste responsabilità, però io vedo che dalla metà di giugno, entro la fine di giugno, il sole qua mi dice che c'è tanta felicità. Ti vedo molto felice anche di condividere con la tua persona di interesse, c'è molta felicità. Se invece non c'è nessuno, ragazze mie, io qua vedo che entra una persona e per motivi probabilmente di distanza o di lavoro la cosa può andare un po' lenta, però io vedo un'ottima condivisione, un'ottima fiducia e amicizia di base, va bene? Ma la persona c'è per chi è singolo, per esempio. Ti vedo molto esigente, ti vedo ponderare questa persona nella misura in cui entra. Ci può essere un'amicizia inizialmente, può avere del potenziale, sì. E infatti qua ti dicevo già, non ti scoraggiare dell'orizzonte, è il cammino la meta. Può avere ha del potenziale questa relazione, vedo che inizia con un'amicizia, può andare un po' più lenta o per motivi di responsabilità o sei tu che ti apri a poco. Ti vedo comunque in qualsiasi modo godere, soprattutto dalla metà del mese in poi, dei tuoi amici, dei tuoi affetti, ok? Ti vedo contenta o contento. Qua abbiamo forte il segno del Capricorno, Vergine, Toro e Leone.
Ok, vediamo il positivo. Però ripeto, qua c'è qualcuno, o tu o questa persona, che se la prende con calma perché è molto concentrata o concentrato su delle responsabilità. Vediamo energia positiva per te in amore. 5 di coppe, energia positiva. Qua io vedo il 5 di coppe, mi parla di un'energia di abbassamento d'animo, di tristezza, però esce in positivo. Ciò vuol dire che se hai vissuto un momento di sentirti esclusa o escluso dall'amore, un momento di abbandono, di senso di abbandono, di tristezza, non ci sarà più, va a migliorare, d'accordo? Ok. Vediamo energia negativa. 7 di spade, è possibile che tu hai un po' di mancanza di fiducia nell'amore, un po' di mancanza di fiducia, non ti fidi tanto ad aprirti, tant'è che vai piano piano, un po' di mancanza di fiducia nell'amore, sì. Vedi 4 di spade, ci vai lento, piano piano, non ti apri facilmente. Vediamo un po' qual è la direzione, la sfida per te in amore. L'8 di coppe. L'8 di coppe mi parla di lasciarsi andare alle emozioni, di non mettere freno. Dice qua c'è l'opportunità, come la gestisci? Sì, è proprio questo il senso. L'otto di coppe mi parla di un cambio emozionale che arriva, e in questa posizione mi dice cosa fai? Arriva questo cambio emozionale, c'è questa opportunità, cosa fai? Ti lascia ancora prendere dalla mancanza di fiducia? Mm? Perché il cambio emozionale arriva, cioè abbandonare la mancanza di fiducia, insomma, questo è il senso. Ok, vediamo alla fine cosa accade. La regina di denari. Ti vedo molto sulle tue, andare paziente con le tue cose. 5 di denari, molto occupata sul profilo lavorativo, di casa, di stabilità. Però poi ti lascia andare, c'è il paggio di bastoni. Allora, io qua vedo una situazione molto serena, dove entra questa persona o può già esserci questa persona. Quindi per le ragazze single o i ragazzi single, entra una persona qua, io credo tra metà mese e fine mese, dove può nascere una grande amicizia e una grande fiducia. Questa persona ti porta molta felicità, perché il sole mi parla di felicità, è così che ti puoi mettere alle spalle un momento un po' pesante da un punto di vista emozionale, nonostante le tue reticenze di mancanza di fiducia in amore, perché io qua ti vedo molto impegnata sulle tue responsabilità di lavoro o impegnato. Qua succede che conosci questa persona, ci vai con calma, il 5 di denari qua aspettato con queste carte mi dice che nonostante la tua mancanza di fiducia, un po' nell'amore, qua il paggio di bastoni vede una persona molto interessata a te in questo fine mese di giugno, ok? Se invece avete già una persona di interesse, io qua vedo che c'è una persona, puoi essere tu la tua persona di interesse, dove le cose possono andare un po' più lente, seppur c'è molta felicità qui, per motivi di lavoro oppure di mancanza di fiducia, o tua o da parte di questa persona. Però vedo che con il sole e il paggio di bastoni, alla fine qua ci si lascia andare, si gode del tempo insieme, mi spiego? Si vogliono fare dei piani, ok? C'è una persona molto interessata a te. Voglio mettere un'altra carta sull'energia positiva per te in questo mese. La sacerdotessa energia positiva, la tua intuizione ti guiderà, dice non affrettare le cose. Fatti guidare dalla tua intuizione, non affrettare le cose. Il momento anche dell'introspezione è concluso, ti puoi lasciare andare piano piano, ok? Qua abbiamo papa e papessa, ciò vuol dire che qua arriva una persona con la quale tu condividi un profilo spirituale importante, degno di nota, va bene? Vediamo un po' perché c'è il 7 di spade, il negativo, l'8 di bastoni, è come se ci fosse un po' di mancanza di fiducia per quanto riguarda la comunicazione. Magari ci può essere poca comunicazione all'inizio, ma a fine mese vedo che c'è. Oppure non ti fidi molto di quello che ti dicono a livello amoroso, di quello che ti dice l'altra persona. Però vedo che qua piano piano tu acquisti fiducia, Vediamo la sfida sull'8 di coppe, sfida, 7 di coppe, è come se fossi un po' confusa, dici che faccio, mi lascio andare, non mi lascio andare, è possibile che tu abbia anche delle opzioni e dici ci metti un po' di pazienza per lasciarti andare a quella che più ti garba, però il punto è un po' di confusione rispetto a cosa faccio, mi lascio andare, non mi lascio andare? Ok, andiamo a vedere forti segni del pesci,
già detto gli altri, Capricorno, Vergine, Toro, Ariete, Leone e Sagittario. Ok, vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli, lui e lei, sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dirà. Vedi, tempo e pazienza, mi riconfermano, già te lo dicevo con la prima carta, che piano piano le cose vanno sempre di più a migliorare, o vanno sempre di più a, come dire, sei una persona nuova, piano piano ti dicono, ok. E anche questa persona te lo chiede, cos'altro ti dice questa persona? Mi fai perdere il controllo. Gli piace molto, lo diceva il paggio di bastoni a questa persona, cos'altro? Guarda un po', sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Per questa persona sei così dannatamente tutto ciò che ha sempre desiderato. E il paggio di bastoni qua con il sole mi dice che effettivamente c'è molto entusiasmo nel voler condividere, guarda anche l'iconografia della carta, nel voler condividere, facciamo questa cosa insieme, ti voglio conoscere, voglio stare con te, va bene? Ok, andiamo a vedere cosa ti dice l'oracolo. Amore, Cancro, una nuova vita, infatti, è tempo di andare, non è per voi. Allora io credo che quasi c'è una nuova vita per te, è tempo di andare, non è per voi. Fammene mettere un'altra, che c'è dopo non è per voi? Girare in tondo, un nuovo ciclo e poi? Sì, un aiuto. Allora mi stanno dicendo, ti vedo una situazione che tu vuoi una nuova vita, va bene? Una nuova vita rispetto all'amore, rispetto a magari tu sei molto esigente, metti alla prova questa persona. Che succede? Che rispetto se tu hai delle opzioni, o puoi avere delle opzioni su cosa faccio con questa persona o cosa faccio con più persone, tu scarti, non è per voi, tutto ciò che non è alla tua altezza. Tant'è che un aiuto è proprio, tant'è che io vedo che qua ti confronterai anche con degli amici, un aiuto e una mano amica, ti confronterai anche con delle persone a te di fiducia per chiedere parere rispetto a questa persona, che tu la conosca o meno. Va bene? Quindi ti vedo piano piano, questo è un mese in cui c'è questa evoluzione in te e piano piano, come diceva questa carta qui, vai a vedere e sondare se ne vale la pena, ok? Ok, ragazze mie, ragazzi, fatto anche l'amore, andiamo a vedere qual è la carta finale che è il collante di tutto. Samaritana, perfeziona le tue capacità per aiutare a quelli che preferias ignorare. Ah, allora, sai che cosa fai? Allora, la carta guida per te di questo mese in qualità di missione dell'anima è come se tu ti approccerai a delle persone a cui prima non ti saresti mai approcciato o approcciata. È come se tu andassi ad aiutare la buona samaritana, no? È come se la tua missione dell'anima in questo mese ha a che fare con l'abbattere le barriere del diverso da te, dell'oltre da te, anche le persone che tu non avresti mai pensato di frequentare o di uscirci, amici, no? O anche una persona di interesse, è come se si abbattessero i limiti dell'oltre. Ed è come se queste persone ti vedono anche come una guida. È quello che ti chiede la tua anima in questo mese, di fare la buona samaritana, questo è il senso, cioè approcciarti alle persone che non ti saresti mai approcciata prima. Perché il diverso da te che vedi all'esterno è una parte di te in ombra e quindi facendone l'esperienza tu integri degli aspetti di te. Ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, stesa molto importante e profonda, io concludo qui, vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!